Oggi vorrei metterti in guardia. Se ti affidi ad un architetto o a un interior designer, non far sì che la tua casa diventi solo un elemento in più nel portfolio del professionista. Che cosa intendo? Te lo spiego nel video di oggi. Un paio di video fa ti ho spiegato a che cosa serve affidarsi ad un interior designer, ovvero ad aiutarti a capire ciò di cui davvero hai bisogno per poi progettare una casa che ti rappresenti al 100%. Troppo spesso però mi capita di leggere frasi dai miei colleghi come "il cliente mi ha seguito in questo progetto", oppure nelle loro pagine dei servizi descrizioni del loro buon gusto e della capacità di creare ambientazioni uniche. Hai potuto vedere il problema? Tu, in tutto questo, dove sei? Molti architetti e interior designer purtroppo si concentrano soprattutto sulla casa e molto meno su di te. Cosa intendo? Te lo spiego subito. Cercheranno di importi in qualche modo le loro idee. Naturalmente ti chiederanno che cosa vorresti e quali sono i tuoi gusti, ma poi tutto sarà girato sulle caratteristiche della casa. Ti faranno una casa bella, anche bellissima, ma ti rappresenterà al 100%? Come mai succede questo? Di base perché, essendo loro i professionisti e conoscendo molto bene la materia casa, ne conoscono le regole di stile e tendono un po' a imporle. Come detto prima, ti chiederanno come vorresti la casa, che colori e che stili avevi pensato e che ti piacciono, ma non indagheranno sul perché di queste tue scelte. Di fatto accetteranno le tue affermazioni, ma abbiamo visto che spesso siamo influenzati dalle emozioni, oppure dalle immagini viste su internet o sui giornali. E le decisioni prese sulla base delle emozioni non sempre ci rappresentano nel profondo e capita anche di pentircene a volte. Quindi, se il professionista che hai scelto non si preoccupa del perché delle tue scelte, si baserà su elementi a volte anche superficiali per presentarti poi il suo progetto, forte del fatto che lui conosce molto bene la materia. Dov'è il problema? Sarebbe come arredare copiando le riviste o le immagini su internet. Ti ricordi, te ne avevo parlato in un altro video? Ti metto il link in descrizione. Alla fine avresti una casa bella, ma se non ti rappresenta nel profondo non ti sentirai mai completamente a tuo agio. Non far sì quindi che casa tua diventi così solo un elemento in più nel portfolio di questo professionista. Non solo, se tu farai richieste particolari, un abbinamento che sulla carta non sta bene, approveranno la parte che piace a loro, bocciandoti l'altra. Ora, è ovvio che ti debbano aiutare nelle scelte per fare in modo che l'ambiente in cui vivrai sia armonioso, ma questo lo devono fare partendo da te e dai tuoi bisogni, concordi? Quindi, quando fai richieste che potrebbero non sembrare adatte, quello che dovrebbero fare è indagare di nuovo sul perché di questa tua richiesta, per capire quanto sia importante per te. Potresti scoprire tu che non è così importante, o che modificandola sia effettivamente meglio, ma potrebbe invece essere davvero importante per te, perché ti senti rappresentata. E se lo è, se ti rappresenta nel profondo, allora il professionista dovrebbe trovare il modo di accontentarti e fare in modo che la tua casa risulti armoniosa. Ora ti faccio un esempio. Se tu mi chiedessi una parete gialla a Poirossi, e vabbè lo ammetto, spero proprio di no, io cercherei di capire il perché mi fai questa richiesta e che cosa ti smuove. Parlando insieme, se capisco che questa cosa ti rappresenta e che ti fa bene, io te la faccio. Il mio compito sarà quello di riuscire poi ad armonizzare il resto della stanza con questa parete. La maggior parte dei professionisti cercheranno invece di farti desistere, dicendo che non sta bene con il resto o che non sta bene del tutto. E purtroppo è possibile che li seguirai, perché le loro proposte saranno comunque molto accattivanti e appagheranno i tuoi occhi, ma non ti rappresenteranno e dopo un po' di tempo ti sentirai di nuovo non più a tuo agio a casa tua.
Come fare allora? Devi cercare di capire come lavora il professionista e molto lo puoi vedere già da come si presenta online, come si descrive. Poi, ad un primo colloquio, cerca di farti spiegare come intende procedere e quali sono gli step che fa. Infine, se nel presentargli le tue richieste vedi che ti boccia delle idee solo in nome del buon gusto o dello stile, scappa via. Non far sì, lo ripeto, che casa tua diventi un elemento in più nel portfolio di questo professionista. La casa è tua e deve rappresentare te e soltanto te. Tu devi viverci, tu devi sentirti accolta, coccolata e a tuo agio, nessun altro. Questo, te lo ripeto, non significa, allora faccio come voglio perché i miei gusti li conosco, perché è vero, i tuoi gusti li conosci, ma spesso, lo abbiamo detto, ti fai guidare dalle emozioni del momento, che ti daranno una casa che ti soddisfa, ma solo per un po'. Quindi, se vuoi una casa che ti rappresenti e non sia solo un elemento in più nel portfolio di qualche professionista, non esitare a contattarmi. Trovi i miei contatti in descrizione. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere per favore con un like o con un commento. Ricordati di iscriverti al mio canale se non lo hai già fatto. Attiva la campanella così sarai sempre aggiornata quando esce un nuovo video. A presto, ciao!